Questo video è molto particolare perché sono eventi successi un sacco di anni fa e soprattutto avevo i capelli. Volevo avvisarvi così magari non rimanevate scioccati. Bene, iniziamo subito. Ciao a tutti, per chi non mi conoscesse, io sono Paolo e quello che stai guardando è il mio canale. Per chi mi guarda da tempo, questo video sarà un po' diverso dal solito, magari neanche troppo, ma diverso. Per chi invece mi vede per la prima volta, sarà comunque diverso dal solito, perché magari guardare gli altri video vedrai che sono un po' diversi dal solito. Ma con il fatto che ho sistemato la camera a casino, perché c'è stato un casino, è saltato fuori lui e allora ho pensato, bene, ormai è arrivato il momento, sono passati 25 anni, posso anche fare il video. Rapido. I video che vedrete in questo video saranno video ripresi al tempo quando si registrava ancora su nastro magnetico, per intenderci, per cui la qualità sarà quel che sarà, più che 4K sarà 4K. Dunque bando alle ciance, questo qua intanto lo riappoggiamo qua e iniziamo questo video racconto. Allora, tutto è iniziato più di 25 anni fa, quando con i miei amici si andava a vedere queste competizioni di neve ghiaccio dove andavo a fare il tifo per il mio meccanico e gli ho capito che poteva essere uno sport abbastanza economico, ovvio. Economico se non dovevi comprarti una Delta, modificarla e ogni volta che facevi una gara ricomprare pezzi super costosi. Anche se le Delta 25 anni fa non dico che te le regalavano, ma ci mancava poco. Comunque ormai avevo deciso, volevo costruirmi una macchina per fare anch'io gare su neve e ghiaccio. E con l'entusiasmo a 1000 carico il mio compare di avventure motoristiche, che per l'occasione chiamerò Giovi. Guardati le scarpe. Belle. E ci siamo lanciati per andare a vedere le Formula 1 della categoria, dove le case automobilistiche sfoderano il meglio per primeggiare tra i muri di neve. E questa tappa del campionato Andros era a Clermont-Ferrand, rinomata località sciistica francese, anche se per mia sfortuna quell'anno non c'era proprio tantissima neve, ma quello che interessava a me era principalmente vedere dal vivo e cercare di rubare qualche segreto, e sicuramente in 3D era molto meglio che in TV. E dopo una bella scorpacciata di informazioni abbiamo ripreso la via del ritorno, con le idee molto più chiare. Dunque non mi rimaneva che prendere da un demolitore una macchina di facile reperibilità, svuotarla completamente dalla meccanica, da tutto quello che non mi serviva, prendere un affidabile motore Honda 1100 XX e metterlo posteriormente, collegare la trasmissione all'asse anteriore tramite una catena, fare la stessa cosa al posteriore e mettere sempre da un'altra Peugeot 205 un altro avantreno al posteriore, perché non volevo limitarmi a trasformarla in una macchina 4WD, ma volevo anche un'altra chicchetta che avevo visto lì in Francia. Dunque non la volevo normale, ma così. Non male, eh? Dunque anche 4 ruote sterzanti, proprio per non farmi mancare niente. Ho posizionato i vari organi meccanici, ho usato un finestrino posteriore come entrata per il raffreddamento del radiatore. Per risparmiare ulteriormente ho messo la leva della frizione della moto direttamente come pedale della frizione. Dal resto le finanze erano quelle che erano, li dovevo un po' arrangiare. Ho messo un arditissimo leverismo del cambio. Al posto del motore, serbatoio, rinforzi e rabocchi liquidi freni e frizione. E visto che la stagione agonistica era alle porte, ho preferito non rifinire troppo bene le cose e badare solamente un po' di più alla sostanza. Dunque, via tutto di nuovo, dentro in carrozzeria, una sistematina qua e là, una buttata in forno per essere tutto coperto con una economicissima vernice industriale, che tutto sommato è anche abbastanza resistente, non certo brilla di lucentezza, ma tanto so che sarebbe durata poco, sicuramente, visto che non ho mai guidato una macchina a trazione integrale sulla neve, ma tantomeno una macchina a 4 ruote sterzanti. Del resto io l'ho solamente viste e l'ho fatta.
Eh sì, sono proprio io. Ecco, arrivato a questo punto non rimaneva che provare. Provare se almeno si muoveva. E a quanto pare si muoveva. E poi subito vedere se stava tutto insieme sfogando tutta la sua potenza. E diciamo che ogni test serve per imparare qualcosa, in questo caso a chiudere il cofano. Poi dopo il primo test ho fatto qualche tiraggio di catena e messo a punto ancora qualcosina e poi via per un altro test, un pochino più spinto diciamo. E dopo questi due test preliminari era il momento di portarla sulla superficie più consona, quella per cui è stata costruita. Ovviamente ci andrò su con 4 gomme estive abbastanza consumate, ma mi servivano per capire meglio come si comportava la macchina, con scarsissima aderenza proprio sulla neve. Caricata su un furgone e con i soliti amici super entusiasti siamo partiti per andare su a Renon, una località appena sopra Bolzano dove c'era già abbondanza di neve. Paolo, c'è dietro uno che non ci molla. Dai che non ti molla, Occhio che adesso ci passa, adesso ci passa, Il rito dice questo, Devi spaccarla. Devi spaccarla. Su cosa? Oh, spaccagliela sul roll bar, su qualcosa di duro. Però si impugna la macchina. Vetro. Parlezza. Vieni. Dritto. No? Guarda che... Sì, vai. Tieni il freno a mano quando lo monti. Non sta a sporcare i tappetini, E dall'entusiasmo mi ero pure dimenticato il varo con la bottiglia. E l'altra. C'è la catena che tocca. Adesso non sento una mazza. È la prima rogna messa a posto. Vedi che non batte più la catena, Appena sono ritornato in officina ho messo su gli adesivi di chi mi ha dato una mano a realizzare questo mio sogno, la carrozzeria dove lavoravo e un amico che mi ha prestato il furgone per scorazzare in giro la mia Pegionda, che non finirò mai di ringraziare. Però, che ricordi, mi sembra l'altro ieri. Poi ci ho fatto ancora qualche piccolo ritocchino qua e là, giusto per prepararla per l'ultima prova finale prima di buttarsi nella mischia. Oh,
Scusate, era arrivato il momento di mettere la Pegionda finalmente in mezzo a una pista vera, o perlomeno da seguire un tracciato, non andare a caso, no? Per vedere se riuscivo a starci dentro, perché fare le boiate dove non c'è nessun limite è facilissimo, invece farle in mezzo a dei muri è tutta un'altra cosa. Una cosa che sui video avevo per fortuna fatto apparire anche la data, per cui quando vedrete una data è proprio quella. Dunque prendo Pegionda, 4 gomme chiodate normali omologate da strada e 4 C5 nuove fiammanti, che sarebbero le gomme quelle giuste, quelle proprio per il campionato neve ghiaccio, monogomma, costosissime, un po' di ricambi, qualche attrezzo e su fino all'Acis in Val Venosta. Oltretutto la Val Venosta l'ho fatta anche in bicicletta un po' di volte e devo dire che è un'altra storia. In caso vi lascio il link in descrizione, come si dice. Ma il momento era giunto, finalmente con le ruote chiodate in pista. Aspettando il mio turno parto facendo un'infinità di figure drammatiche. Dunque non mi rimaneva che girare il più possibile per cercare di prendere un po' di dimestichezza col mezzo, che era veramente complicato. Per capire il meccanismo delle 4 ruote sterzanti, è solo capirla ancora. Però dai, fiduciosi miei amici. Questa qui era una sorta di gara, ognuno partiva, faceva un giro di lancio e un giro cronometrato e poi dopo si usciva dal tracciato e poi si vedeva che ha fatto il tempo migliore, ma non ero qui per questo motivo qua, ero qui veramente solamente per imparare a guidare questa macchina. Sarà stato per le 4 osse sterzanti o forse per le gomme chiodate stradali? Devo ammettere che dal primo turno ero uscito veramente demoralizzato. Ma entriamo dal vivo! Casino. E te non sei buono. Non mi sono buono. E abbastanza demoralizzato, provo ancora, ma niente, non ci capivo nulla. Sarei andato più forte con la mia macchina normale qua dentro. Dopo essermi assicurato di non aver capito proprio niente, era arrivata ora di cambiare le gomme. Allora via le gomme da neve chiodate stradali e sulle C5. 212 chiodi per gomma da 3 mm doppia flangia. Ora, grazie a tutti quelli che sono venuti fin lassù a beccarsi un botto di freddo. Adesso lui si diverte e tira il primino perché vuole sentire il rumore. No, adesso non ha le gomme da competizione, adesso c'ha 1,6 milioni di gomme. Puttana, vedi che hai imparato. Vai Paolo. Ulula, ulula. Grandi. Oh, e ancora provare, finalmente avevo capito qualcosa. Occhio, occhio. Arrivato a questo punto, con la giornata che giungeva al termine, ho preso baracche e burattini e me ne sono tornato a casa, senza neanche sapere i tempi della giornata oltretutto. E comunque sono tornato a casa abbastanza soddisfatto dei risultati della giornata. Rimesso a posto un po' la macchina, fatto qualche ritocchino, ero pronto per la prossima gara, insieme ai mostri sacri della categoria del tempo, ovviamente, nel panorama italiano. E con la solita banda di amici siamo andati a Livigno. Continuiamo. Dunque arrivati, ho provato il circuito, ho fatto le qualificazioni e tutto sommato neanche ultimo. Sulla mia batteria ero terzo per l'esattezza. Vedi, unico pensiero, o la va o la spacco. Bandiera, via, partiti. Che emozione indescrivibile. Sala al comando, vediamo Usini, sbandata controllata da parte di tutti i piloti, grande spettacolo, è un bel duello, mentre c'è lotta anche per la terza posizione, stanno per arrivare per il primo giro. Mercurio e Daniel
molto spettacolare questa splendida gara. Si tratta del campionato neve e ghiaccio UISP. Su questa pista Bruno Mottini per le semifinali che saranno due. Abbiamo dunque 12 piloti in semifinale, sono i primi 4 di ogni batteria. La linea dell'accidente 4x4 ha fatto un po' la storia dell'automobilismo. La Ghera in terza posizione, Paolo Mercuri la presa numero 85 che continua inarrestabile la sua gara. In terza posizione c'è un bravissimo Paolo Mercurio, anche lui ha accesso alla semifinale con questo terzo posto, la sua presa numero 85. Chiude la Ford di Daniel Armanasco, vettura numero 126, sono i 4 piloti che si classificano per la semifinale, 12 piloti dunque sono in semifinale. Saranno effettuate 2 gare, 2 semifinali, 6 piloti per ogni gara e termina dunque questo appuntamento di questa mattina, amici sportivi. Beh, qualificato per le semifinali, qualche controllo e poi di nuovo in pista. Dunque sono quinto in griglia di partenza. E che occasione migliore per sfruttare la leggerezza della mia Pegionda? Invece no, una partenza di merda e mi trovo subito ultimo. Ma non perdiamoci d'animo e subito alla caccia per cercare di entrare in finale. Ma questi corrono. Risultato della prima gara della mia vita su neve e ghiaccio, semifinale, va più che bene. E dopo 2 settimane sono andato a fare la gara successiva, ma purtroppo non avevo spiegato bene come funzionava la telecamera a un amico e il risultato è questo. E non ricordo neanche com'è andata, ma se fosse andata molto bene me lo ricorderei. Comunque passano altre 2 settimane e poi finalmente la telecamera in mano a qualcuno che la sapeva usare. E qua anche devo dire che è andato tutto abbastanza bene. Non benissimo, ma abbastanza bene. Una veloce sintesi della giornata. Qualificazioni, la mattina, primo pomeriggio eliminazioni, riesco a entrare in semifinale, tutto bene, tutto liscio, se non fosse che la pista non era assolutamente liscia, ma era più una pista d'autocross che una pista da neve e ghiaccio. Andando avanti con la gara si stavano creando delle voragini nella pista che hanno sfondato varie sospensioni, e tra cui anche la mia, che mi sono dovuto purtroppo ritirare, se no sarei riuscito molto probabilmente a entrare anche in finale. Magari arrivare ultimo, ma entrare in finale era l'obiettivo da raggiungere, almeno quest'anno come primo anno. Dunque, appena arrivato a casa, ho sistemato la macchina, messo a punto quello che c'era da mettere a punto. Domenica successiva, già caricata sul furgone e si va su a Livigno. Di nuovo, ultima tappa del campionato, neve e ghiaccio 2000. E supportato da un bel gruppo di amici, sempre eroi a sopportare quel freddo, e li ringrazierò sempre. La giornata inizia benissimo, buone qualificazioni, riesco a partire quinto, e intorno a me solo auto molto più blasonate della mia, Delta, Audi, Ford, e la cosa, devo dire, mi dava fiducia. Internazionale, WISP 2000, ultime gare del campionato. Pronti, via, partenza per questa semifinale. Sto giro almeno sono partito in modo decoroso, dai.
Supervisor Mellurio. Mellurio Paolo, eccolo, lo vediamo. In terza posizione, grandissimo, eccolo. Per culo. Per culo o meno è terzo. Sì, in finale. Sesto, però in finale. Ero troppo contento di questo. Lo sono ancora contento di questo. Dunque, non indugiamo, mettiamoci in griglia e partenza, via. Vagli dentro! Integrale, posizione posteriore. Maria mi darebbe a testa, dai. Quando arriva fuori non c'è nemmeno 15. No, non è vero, vai tranquillo, metterci tutti con Paolo, esci come sei te. Anche di culo! Guardi addosso! Paolo Mercurio, Roberto Bombolini. Ma l'ha toccato! Vai, dai Paolo! Palmer, Peccato per lui. vaffanculo, vaffanculo amico! L'allegria per gli altri! No, è uscita la gialla! È uscita la gialla! Un secondo, 30 secondo. Ed è uscito una traiettoria. Guardalo! Attenzione. No, si è capotato, si è capotato. Ha toccato lui? Paolo si è capotato. Ma chi è che ha fatto capotare? Il Delta. Direttore di gara. Ha scottato per un attimo la bandiera rossa, ora sta avvenendo il da farsi, attenzione! Vai, Il CED dall'abitacolo, Paolo Mercurio, un applauso! Non può ribaltarsela da solo. Ma tu mi dici veramente che tu ce n'hai uno che guarda. No, l'altro è andato contro. L'altro gli è andato contro Toccati lui e Roberto contro l'altro. Bombolini e Paolo Mercurio. Contro il muro e Prima Roberto si appella il centramento di piede, è successo di vittoria. Alla grande! Paolino, dai. Non ci sono elementi, Hai superato l'esame oggi. Paolo in posa. Sta facendo la foto? Grande. Ma come trolli ti tirano in culo? Guarda che tega, Che emozione, che disdetta, mi sembra ieri. Era successo che praticamente io un po' per inesperienza ho lasciato troppo la porta aperta, si è infilato, io mi sono allargato per la traiettoria, ho toccato il muro, patatrac, mea culpa, è andata così. Prima stagione,
Finalmente sono riuscito ad arrivare in finale e se non mi capitavo magari finivo pure qua, fantastico. Prendo su cocce e bottiglie e me ne torno a casa, preparando la macchina per l'anno successivo, avendo capito quali erano i suoi punti deboli e dov'è che il progetto non era proprio venuto benissimo. Il motore c'era, guidava un po' troppo l'asse posteriore, forse un po' troppo peso dietro, dunque era da rifare. Sempre spettinato, cazzo. Comunque se preventivamente, che magari poi dopo vi dimenticate, volete già schiacciare il like, ben accetto, posso capire che ci si può dimenticare. Bene, dunque continuiamo con questa seconda stagione neve ghiaccio con la mia Pegionda, che nel frattempo, durante la pausa estiva abbastanza prolungata, ha avuto delle modifiche abbastanza importanti. Intanto prima il motore era posteriormente e avevo notato che aveva dei problemi di guidabilità, diciamo si guidava bene ma non come dovrebbe essere, per cui ho deciso di spostare il motore centralmente a fianco a me, tipo un passeggero. Infatti soltanto vedrete qualche scatola qui al lato e lì sotto c'è il motore. Dopo questo ribilanciamento dei pesi ho deciso di togliere via i fianchi posteriori per mettere solamente un foglio di plastica PVC, se non mi ricordo, ultra scivoloso, faceva fatica anche a stare sugli adesivi, però mi sarebbe servito in caso di contatti per essere meno ancorabile, questa è la parola giusta. Bene, la tagliamo corto e iniziamo subito questa stagione 2001. La prima possibilità che c'è stata per mettere la Evo 1 sulla neve è stata in Val Sarentina, una valle sperduta da qualche parte qui intorno a Bolzano, verso nord, e qui diciamo che per entrare nella pista fondamentalmente bastava avere un motore sotto il culo, cosa con un motore e delle ruote ti potevi buttare in pista, perché abbiamo visto un po' di tutto durante l'arco della giornata, mancava solamente i trattori, o forse c'è stato anche. Comunque non ero solamente io a fare le prime prove, c'erano altri piloti o altri piloti veri che venivano qua per testare le modifiche fatte durante l'estate, e come loro anch'io. La giornata è stata scandita da test, prove, oltre che dalla gente comune, soprattutto dai miei potenziali avversari nelle future gare. Qualcuno ha accarezzato un po' i muri di neve e forse volevano anche spostarli, ma queste qua sono occasioni poi per stare tutti insieme, ci si aiuta e si cerca di risolvere il problema. Meno male che queste cose succedono solo agli altri. E anche quest'anno Mercurio l'ha combinata. Ha tirato via tutto l'alettone davanti. Ed eccolo all'opera dopo aver fatto il danno. Imbecille. È cascata. Ecco l'ennesimo danno di questa vettura, si è rotta la catena, ma Paolo riuscirà a risolvere per fare un altro giro di prova. Grande Paolo. Come Comunque prima uscita interessante, beh, si torna a casa, ci si lecca le ferite e la settimana successiva di nuovo a Lach, non so se vi ricordate, dove ho messo per la prima volta la macchina in pista. E ditemi voi se si nota un po' la differenza. Solito giro di lancio.
qua tutto bene, praticamente a parte qualche piccolo problema di tensione catena che ho subito risolto, ma pensavo che era solo quello il problema, e invece... la cosa era abbastanza più grave. Praticamente cosa è successo? Che nel nuovo regolamento dell'anno che stava iniziando non c'erano più le gomme con i chiodini dedicati, ma si usavano le gomme con delle viti e praticamente c'era molto più grip. In conseguenza la struttura che io avevo calcolato per il grip creato dai chiodini sul ghiaccio era debole, praticamente me ne sono reso conto. Infatti la scelta è stata difficile, ma obbligata. Insomma, stagione 2001 conclusa ancora prima di iniziarla. Visto che il ferro era ancora caldo e rotto, ne ho approfittato per portarmi avanti per la stagione 2002, in primis risolvere i problemi di queste continue spaccature. Bene, adesso vi faccio vedere cos'era accaduto. Vediamo se scommetto la posta. No, spiega. Insomma, si era frantumato il supporto cuscinetto della catena primaria. Praticamente qua arriva la catena direttamente dal motore e su questi due pignoni partono le catene, uno per l'asse anteriore e uno per l'asse posteriore. Evidentemente la struttura ha ceduto per troppa rigidità di tutto il sistema trasmissione. Ovviamente tutto messo sotto sforzo di più dalle viti al posto dei chiodi sulle gomme. Questo qua è il super uomo che mi fa i super pezzi per la Peugeot. Parastrappi e rapporti più corti, i vecchi rapporti e quelli nuovi. Supporto saldato e rinforzi da mettere sotto. Ecco qua. Adesso ho montato tutto. I miei lavori non si sono limitati a quello. Stavo iniziando una modifica molto profonda. Diciamo che già mi ero rimesso in testa qualcosa di folle. 2-3 secoli diventa duro. A dopo. Premetto. La macchina mi aveva prestata una cara amica inconsapevole del pericolo che li stava facendo correre. Oh, bene, funziona, ok. Adesso è la volta della stagione 2002 e dove metterò in atto una follia. Operazione 1, ingoldonare la macchina. Dopo l'ingoldamento della macchina bisogna fare lo spattocciamento. Si prende la vetroresina, mette tutto a caso e poi si passa la pappetta. Dopo con 2-3 secoli diventa duro. A dopo. La Wanda vedesse la macchina adesso, poi gliela faccio vedere. Wanda, non preoccuparti, se sentirai questo messaggio vuol dire che io... Cosa ho combinato? Praticamente i vapori della resina durante l'asciugatura o il calore prodotto hanno fatto un bel disastro, ma per fortuna lavoravo in una carrozzeria. Dunque ho riverniciato la macchina e messo nuove tutte le parti di plastica a contatto con la vetroresina. Ecco, ce lo sei rimessa a posto dopo il disastro combinato. Anzi, a dire il vero era anche più bella di prima, visto che era tutta uniforme adesso, senza neanche una sassatina nuova. Andiamo avanti. In pratica ho usato la macchina della mia amica per crearmi uno stampo sia del muso che del resto della macchina. Dopo ovviamente ho fatto molta più attenzione e non ho più fatto danni. Poi è stato il momento della scocca, dove ho eliminato tutto quello che non serviva e una serie di modifiche che serviranno per abbassare ancora il baricentro della macchina. Secondo te è valido il lavoro che sta facendo? Che sta facendo il signor Paolino? Una gran cagata, va bene? È valida? Diciamo, sotto il punto di vista tecnico
Direi anche di sì, come estetica un po' di meno. Scusatemi, la mia opinione di prima, chiedo scusa, gran capolavoro, gran Giotto, complimenti. Devo lavorare. Dunque, pezzi ausiliari della Evo 1 salutati e buttati. Poi nelle settimane successive qualche test dinamico e tutto al massimo dello sforzo con le gomme stradali, che se tiene la trasmissione con le gomme stradali terrà sicuramente anche sul ghiaccio. E qua si vede già un po' come diventerà la macchina. Passato l'estate a vetroresinare, stuccare, lisciare, modificare, carteggiare, ho fatto un mazzo così. Finita la macchina sia dal punto di vista meccanico che dal punto di vista estetico, io sono arrivato puntuale al primo appuntamento di test con la macchina. In questo caso siamo al ghiacciodromo di Livigno, un pochino sopra Livigno, dove c'era anche una scuola di guida sul ghiaccio, oltretutto con dei signori istruttori. Comunque, torniamo a noi. Ed ecco voi la Pegionda Evo 2 in uno sgargiante blu e arancione. Come vedete l'estetica adesso è praticamente quella di un 206, ma in realtà è un guscio intero anteriore e un guscio intero posteriore, e i vetri posteriori sono solamente verniciati, anche se qualcuno si è già valutato per vedere attraverso. Arrivavo sempre un po' troppo rilassato a questo tornante, ma perché il responsabile del circuito mi aveva chiesto gentilmente di non darci troppo dentro quando avevo lo scarico rivolto verso Livigno, perché sennò mi sentivano fin dentro le sale da pranzo degli alberghi. Se no nel resto del circuito ci davo anche dentro, la macchina andava anche bene, ma era fondamentale sfruttare queste 4 ruote sterzanti e praticamente non potevo tenere aperto, ero costretto ad andare piano, e dopo l'ennesima volta allora mi sono fermato dal grande capo, gli ho chiesto: avranno finito di pranzare ormai, no? Dai, comunque adesso ci do un po' dentro. Alla fine ancora un po' mi tocca spingere, che rimango a piedi senza benzina, tutta la mattina che giravo, per cui piccola pausa per riprendere fiato, qualche piccolo controllo di routine e poi di nuovo, ma senza pudore questa volta. La Pegionda. Al secondo serbatoio fatto fuori, basta, direi che qualche ora sul ghiaccio è stato un ottimo banco di prova. Una controllatina alle catene, ai problemi del passato, ormai del passato. Che bella quella scala 14.000, anche se in realtà faceva solo 12.000 al motore. Il cruscotto era di un Kawasaki. Poi ancora un po' di folklore locale. Altri piloti anche loro in test.
Dai, giornata a dir poco fruttuosa. Beh, insomma, fatto questo test su Livigno, era il momento, insomma, era il momento di metterla in pista con altre macchine davvero. Dunque, adesso andiamo su allora in Val Casies, estremo nord dell'Alto Adige, praticamente un altro pianeta. Le macchine erano pronte, dunque ci siamo buttati con questi svizzeri. Ovviamente abbiamo fatto una categoria a parte perché loro usavano dei chiodi lunghi così, erano delle rose, le gomme, solo chiodi, e correvano con qualsiasi cosa. Praticamente era come andare sull'asfalto asciutto con le slip per loro. Con le moto ci tiravano di quelle pieghe spaventose. I sidecar qua praticamente dei mezzi della morte. Decisamente diverso dalla nostra tipologia di divertimento. Tutte le registrazioni che ho realizzato al tempo le avevo fatte con questa Sony mattonazzo, però ha fatto sempre benissimo il suo dovere e ringrazio anche la persona che me l'ha regalata, perché io spendevo tutto per la macchina. Comunque dopo proveremo anche se funziona ancora. Sono passati tanti anni, ormai ha credo 25 anni fatti, 3,30 per. Praticamente vedevi 4 pixel colorati che si muovevano e non capivi cos'era. Però una funzione fighissima che aveva, non so se adesso ci saranno ancora sulle nuove camere, probabilmente anche migliore, ma con questa cosa che si faceva così, tipo si vedeva di notte al buio assoluto, tipo quelli dell'esercito, quelle cose super futuristiche, così. Comunque dopo provo a vedere se funziona, che ho casualmente qua un filo d'alimentazione con una presa stranissima. Torniamo al succo del discorso, intanto questa la lasciamo qua. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che la prima gara disponibile organizzata dagli svizzeri era a Xies, perché il nostro campionato veniva rimandato per mancanza di neve, invece loro diciamo giravano più in quota. Dunque ci troviamo a Xies, io e Giovanni, unici 2 italiani in tutta la vallata, organizzazione svizzera. Sono arrivato, ho scaricato la macchina, scaldata proprio 5 minuti giusto necessario per scaldare l'olio, che sulla motore cambio è lo stesso, poi direttamente a fare il giro di qualifica secco, e poi non avevo neanche capito che contavano tutti e 2 i giri dopo dal passaggio anche del giro lanciato, ma appunto svizzeri che facevano le cose un po' a modo loro, e infatti dopo ci sarà anche una bella sorpresa per me. Comunque andiamo avanti, faccio questo benedetto giro di lancio. Qualifico quarto, incredibile. Dunque tutti e 12 pronti in grida di partenza. Avevo paura un po' delle sportellate, che in questa categoria è abbastanza una prassi, e mi tengo fuori dai casini, ma mi metto nei casini. Tornante in fondo mi hanno usato come balaustra e mi hanno mandato sulla neve. Comunque sono riuscito a rimanere nel gruppo. Qui anche mi sono tenuto fuori dai casini, ma stavolta è andata bene, e in più ho mantenuto una buonissima velocità di percorrenza, per cui in uscita sono riuscito a non perdere niente praticamente. Curva in fondo, di nuovo spinto brutalmente, ma fa lo stesso. Non mi perdo d'animo, continuo a manetta, arriviamo in 4 alla staccata, uno si perde un attimino, cosa faccio? Vado dritto? No, invece freno un pochino prima e riesco a passare. E adesso via alla rincorsa di quelli davanti, ma soprattutto scappare dal Renault 5 bimotore di Alex. Fantastico Alex, simpaticissimo. Alla fine la gara va avanti così, arriverò quarto, che non è niente male, speravo in un terzo posto per essere sul podio, ma c'è tempo anche domani, dopo la festa.
E voi direte, quale festa? Questi svizzeri, oltre che aver organizzato in modo impeccabile tutte quante le gare, il circuito, tutto quello che ci doveva essere, hanno organizzato anche un bel festone la sera. Ovviamente non posso farvi vedere tanto per magari ci sono immagini troppo compromettenti. Comunque ci hanno trattato come due signori, tutti. Sarà stato per la macchina, sarà stato perché avevamo gli unici due italiani, non si sa. Comunque siamo arrivati a un orario indecente, non mi ricordo neanche, ma era scandaloso l'orario, ma un bellissimo ricordo. E per fortuna che il giorno dopo non c'erano né i controlli dell'alcol test né l'antidoping, perché sennò mi sa che nessuno avrebbe corso. Comunque, giorno successivo. Un sorriso per la stampa. E vai. Anche si sta sabotando da solo la macchina. Ma chi c'è qua? Dopo un po' di chiacchiere con i miei amici che mi sono venuti a trovare, grandiosi, che ancora vi ringrazio se mi state guardando, sono iniziate le gare di questi svizzeri che correvano con qualsiasi cosa, tanto quei chiodazzi così sempre a manetta, ci davano dentro. In gara si era intuffolato Roland, il mio meccanico con la sua Delta, che si è fatto prestare 4 gomme dagli svizzeri e ovviamente non ha mancato di dargli una pettinata. Del resto il mio meccanico, oltre che avere una Delta che andava un casino, era pure un drago a guidare. Insomma, difficilmente una Delta in mano a lui non diventa un missile. Come già detto, correvano con qualsiasi cosa avesse un motore e chiodi lunghissimi. E nell'arco della giornata si sono formati un po' degli avvallamenti che hanno dato un po' di problemi a loro, ma soprattutto a noi dopo. Infatti questa Golf, da quanto aveva grip, si sarebbe ribaltata se non c'erano le sponde. Comunque, torniamo a noi. Nuovo giro di qualifiche. Paolo Mercurio. Vediamo un po' degli altri concorrenti in griglia con me. Questo scintillante Delta blu e giallo è del mio ex datore di lavoro del tempo, Walter, nonché amico. Colui che mi ha permesso di costruire la Pegionda, che gli avevo attaccato un po' la malattia. Qua vediamo Alex con la sua R5 arancione con 2 motori. E tanti altri bravi piloti. Dunque tutti in griglia, pronti per questo gran finale. Stop gas! Full gas! Bene, questa volta non mi sono fatto fregare, sono rimasto all'interno, riesco a sgusciarmene fuori già terzo dalla prima curva. E adesso giù all'inseguimento dei deltoni, che sembra abbiano qualcosina in più, ma nelle corse qualsiasi cosa può sempre succedere, per cui avanti, full gas. Comunque davanti continuano a scapparmi via, maledizione, ma anche dietro di me faccio il vuoto e questo è già un buon segno. Del resto questo vale non era proprio l'ideale per la mia Pegionda, ma si fa quel che si può.
Valtteri è stato speronato spaccando un braccetto e purtroppo ha finito la sua gara un po' prima, ma anche lui stava andando bene. Terzo, non ci potevo credere, finalmente terzo, finalmente sul podio. Felicissimo, mi tirò anche una bella tonda, separando già il terzo gradino del podio. Intanto comunque un sacco di metri sono venuti a trovare, era già bellissimo quello. Wanda, quell'incosciente ragazza che mi ha prestato la macchina per fare lo stampo. No, aspetta. Ho caricato tutto, andiamo via e giovedì devo andare al DC. Non si fanno queste cose. Vabbè, era troppo bello, sembrava fatto apposta, te in bagno, il furgone ce l'avevo in mano, dovevamo andare via. Allora, sentiamo il giudizio del numero 5 classificato. Una figata. Ma qualcosa da dirci dopo la prestazione odierna? Sono soddisfatto del mio operato. Io sono terzo posto, una medaglia di bronzo. La medaglia, per fortuna, mancava poco che c'erano neanche. Ragazzi, le premiazioni. E adesso la sorpresa di cui vi parlavo. Che sfiga, quella sta gara è stato terzo e premiavano solo il primo e il secondo. 3 della qualifica. E io ero quarto in qualifica. Per cui non ho preso né il premio della qualifica né il Non mi ricordo ben caso. Era così brutto andare via da lì perché è stato bello. Ci siamo divertiti come i matti. Non ci siamo lavati. Abbiamo festeggiato la notte, ci siamo bruciati gli occhi con la neve, e il freddo, le mani, tutto, ma è stato bellissimo. Sì. Peccato che dopo hanno cancellato la stagione perché nevicava troppo poco quell'anno e in conseguenza siamo... Anche negli anni successivi. Anche negli anni successivi, e in conseguenza ho dato via la macchina. L'ho venduta a uno in Sardegna. Dove c'era più neve. C'era più neve probabilmente in Sardegna. E praticamente è venuto con un Panda col carrello a prendere la macchina e ha fuso il Panda quando era in Sardegna praticamente. Però poi l'ha usata ancora un po' di anni, mi ha chiamato per chiedermi dove avevo comprato il parastrappi perché l'aveva rotto. Anzi, se mi stai guardando, contattami per piacere perché voglio sapere che fine ha fatto quella macchina. E c'ho un parastrappi nuovo. C'ho un parastrappi ancora da darti. E praticamente il parastrappi si era rotto e mi ha telefonato di dove avevo comprato. Ovviamente io me l'ho fatto fare da cenone, per cui gli ho spiegato come farselo. Allora, la storia è finita, praticamente finisce così, che l'ho venduta la macchina, è stato bello, bellissimo, è stato degli anni veramente entusiasmanti, perché poi per noi che ci piacciono i motori, cose, brigare, fare e trappolare, è sempre stato bellissimo. Se questo video vi è piaciuto, c'è anche lui, dunque vi è sicuramente piaciuto, Sicuro. mettete un like, iscrivetevi al canale e magari condividete anche questo video con amici antipatici così gli date fastidio. Per questa serie di video è tutto e ci vediamo con le prossime cose che ovviamente non saranno più cose del passato ma saranno cose del presente. Bene, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Allora, è arrivato il momento anche di vedere se funziona questa telecamera. Allora, apriamo lo schermo, mettiamo in camera, sblocchiamo la sicura perché questa è un'arma, anche perché una volta dovevi decidere bene quando filmare, non è come adesso che prendevi, cancellavi, la cassetta è d'Aurora, forse c'erano anche di più, comunque bisognava ponderare molto cosa registrare, adesso è molto più figo, sembra che funziona. Che super zoom. E poi vi faccio vedere quella funzione fighissima. Tengo la luce, in questo momento la luce è spenta, dunque azioniamo questo, guarda, buio totale, è incredibile. Dovrei provare su una moderna, magari è ancora più figo. Dunque funziona, riaccendiamo la luce, c'è un mini display che mi sta dicendo che non vedo la batteria. Non se la caga neanche di striscio, ma vediamo. Speriamo non ci sia un pornazzo su, però non succede niente.
più, però forse con una pulita. Comunque abbiamo constatato che almeno si accende. Poi fighissimo. Bene, niente,